En jetzt niemand da wäre und wir jetzt uns am Park gegangen wären, dann wären wir ganz allein fast. Ja. Ich bezweifle das. L'inverno è il racconto più sofisticato che il turismo abbia mai scritto. Ha convinto il mondo che il freddo, se organizzato bene, può diventare piacere. E quella promessa ha funzionato. All'inizio erano pochi, poi sono diventati molti e oggi l'inverno lo vogliono tutti. È stato un cambio di prospettiva, non di temperatura. Un'idea che ha trasformato la fatica in esperienza, il limite in eleganza. Ed è così che l'inverno è entrato nel nostro immaginario come la stagione che promette distinzione e fa venir voglia di partire. Non è stato il freddo a cambiare, è cambiato lo sguardo. Lo sapevate che l'inverno come esperienza turistica è nato proprio qui in Svizzera? All'epoca la montagna d'inverno era dura, chiusa, complicata. Si viveva con quello che c'era e spesso non bastava. Eppure, proprio lì dove l'inverno sembrava un problema da superare, qualcuno ha avuto un'intuizione. Un'idea così semplice e radicale da cambiare tutto. L'inverno ha cominciato a prendere forma, prima come promessa, poi come sistema. Ma non era una reazione spontanea, era una visione precisa costruita a piccoli passi e con enorme intelligenza. E così la stagione più dura è diventata una delle più desiderate. L'inverno ha funzionato così bene che abbiamo finito per crederci davvero. Per un po' sembrava infinito, le stagioni si ripetevano con precisione svizzera. L'impressione era quella di un equilibrio perfetto, neve al momento giusto, ospiti al momento giusto, una macchina ben oliata. Poi qualcosa ha cominciato a spostarsi, non in modo evidente, ma sufficiente a farsi notare. Chi conosce l'inverno da vicino ha capito che quel ritmo così preciso stava perdendo un battito. E anche se tutto sembrava al suo posto, l'inverno, dentro, aveva cambiato respiro.
so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient. Il turismo invernale ha resistito con grazia. Per anni è bastato poco per farla funzionare, una visione forte, una volontà precisa, un equilibrio rispettato. Ma anche i racconti più riusciti a un certo punto chiedono spazio per un nuovo respiro. Oggi, mentre tutto sembra funzionare ancora, c'è qualcosa che si muove sotto la superficie. Non è una rottura, è il momento in cui ci si accorge che ogni grande invenzione, prima o poi, deve avere il coraggio di diventare altro, senza smettere di essere se stessa. Quello che una volta era desiderio puro, oggi ha bisogno di essere custodito meglio. Non per trasformarlo, ma per proteggerlo. Perché certi desideri, se vogliamo che restino vivi, devono imparare a durare. Ogni grande invenzione attraversa un momento in cui deve fare i conti con se stessa, non per negarsi, ma per capire dove sta andando. Il turismo invernale è arrivato fin qui con una grazia solida, ma ora chiede nuove domande, chiede uno sguardo più consapevole, un passo più attento. E proprio nei luoghi che restano fedeli a questa intelligenza si riconosce la possibilità di un passo avanti. Grazie all'Hotel Europe a Zermatt per averci ricordato che accogliere non è solo ricevere, è dare forma a un'esperienza con eleganza, intelligenza e autenticità. Un luogo che si è inserito con naturalezza in questo racconto, perché riflette un'idea di ospitalità fatta di equilibrio, presenza gentile e rispetto per ciò che lo circonda. Il marketing ha saputo costruire l'inverno e oggi con la stessa lucidità può aiutarci a riscriverne il senso, non per moltiplicare profitti a breve, ma per garantire che qualcosa lassù continui ad avere valore, anche per chi non lo misura in dividendi. L'inverno è una delle invenzioni più riuscite del turismo moderno, perché continui non basta conservarlo, bisogna rimetterlo in movimento, farlo respirare, lasciarlo evolvere senza perderne il senso. Domani le località alpine più forti saranno quelle che sapranno reinventare il proprio modello economico, puntando sulla qualità di vita, sull'essenzialità dei servizi e sulla relazione diretta con il territorio. Quelle che renderanno desiderabile non ciò che offrono in più, ma ciò che scelgono di proteggere.